Nel 2001, ahimè, sono stato protagonista involontario di un episodio che tutti, quelli della mia età senz'altro, ricorderanno, ovvero sia l'11 settembre del 2001, 9/11 come ti chiamano in America. Quel giorno ero ai comandi del Boeing 747 India Delta Echo Mike Sierra che partiva da Milano Malpensa diretto a New York. Il volo è partito con 40 minuti di ritardo quel giorno lì per giro macchina, aspettavamo l'equipaggio di cabina che veniva Masgo da Roma e alle 9:40 decolliamo verso New York. Era una bellissima giornata, un bellissimo martedì di settembre, il sorvolo delle Alpi era veramente fantastico, iniziamo poi a passare con la Francia, l'Inghilterra, l'Irlanda, finché iniziamo la traversata atlantica. Tutto si svolge secondo la norma, secondo routine, il volo era pieno, 412 passeggeri, comunque nessun problema relativo alla cabina. Si era già fatto il pranzo e quindi l'aeroplano si dedicava al consueto riposo post pranzo. Intanto l'aeroplano corre a 900 all'ora, avevamo una tracca abbastanza alta quel giorno lì, quindi lasciando l'Irlanda abbiamo sfiorato la Groenlandia per poi entrare in Canada e quindi Boston e poi New York. Al passaggio del 30 Ovest non era ancora successo niente. Perché cito il 30 Ovest? Perché è un pilota di lungo raggio lo sa, ma per gli altri il 30 Ovest è una linea di demarcazione che identifica il punto di non ritorno cosiddetto, ovvero sia, succede qualcosa prima del 30 Ovest? Ritorniamo in Europa. Succede qualcosa dopo? Andiamo negli Stati Uniti o in Canada. Dopo 30 Ovest cominciamo a sentire qualche chiacchiericcio sulla frequenza in uso per i piloti, in quanto a quella distanza non siamo sotto controllo radar, a quel tempo noi non avevamo né HACARS né altri sistemi che hanno adesso come il CPLC, quindi eravamo in balia noi stessi e facevamo un riporto di posizione ogni 10 gradi di latitudine, di longitudine, ovvero sia ogni ora di volo. Passato il 30 Ovest, ripeto, cominciamo a sentire in questa frequenza interpilot dei piloti americani che parlano tra di loro, erano anche texani secondo me perché ho capito 20% di quello che hanno detto, però avevo così carpito che c'era stato un incidente a New York, un aeroplano che ha centrato una delle torri gemelle. E tutti quanti siamo un po' preoccupati, vuoi vedere che è successo un'altra volta quello che è successo 50 anni fa. Però dopo mezz'ora le frasi erano più concitate e abbiamo capito che era successo un'altra volta sull'altra torre. A quel punto ci sono rizzati tutti i peli delle braccia e abbiamo cominciato a capire che era successo qualcosa di anormale. Si era intromesso un pilota della British Airways, il quale, chiacchierando con questi piloti americani, abbiamo capito chiaramente che era successo qualcosa di grave. A quel punto lì abbiamo capito che forse quel giorno la 604 a New York non ci sarebbe andata. Con l'equipaggio ipotizzavamo di un dirottamento in Canada e abbiamo già cominciato a tirare fuori il manuale di rotta per vedere gli aeroporti alternati che ci sono nella costa canadese quando finiamo la traversata atlantica, ovvero sia Gander, St. John oppure Torbay. Il volo continua senza nessun problema, anche durante il rapporto di posizione del 40 Ovest i controllori di Gander non ci hanno detto niente. Alla fine chiamo Roma con il telefono satellitare, parlo col capo ufficio operazioni, adesso non mi ricordo il nome del comandante, e comunque dico guarda sono il comandante Buia, qui siamo sulla track Bravo, stiamo andando a New York, però deve essere successo qualcosa. E il comandante, adesso non mi ricordo più come si chiama, mi ha detto è successo qualcosa? È successo un casino, ho detto ah madonna, è mosso cavoli tuoi. Ah ok, va bene. E così il volo procede a 900 all'ora verso la costa atlantica. Arrivati al 50 Ovest, che è circa 200 miglia da Gander, il radar canadese ci vede, facciamo un rapporto di posizione, ci danno un codice da mettere sul transponder, ci identificano e poi ci comunicano queste testuali parole. Lo spazio aereo americano è chiuso a tutte le operazioni, dovete atterrare un aeroporto canadese il prima possibile, diteci quale aeroporto intendete utilizzare.
Noi che già avevamo fatto il briefing con l'equipaggio, ok, ricevuto, vorremmo preferibilmente atterrare a Gander, Saint-Jean-au-Tourbet. Stand by, la classica frase. E intanto l'aeroplano corre a 900 all'ora verso la costa del Canada, ci richiamano per 10 minuti, non ci dicono niente di quello che è successo, ribadiscono il concetto che lo spazio aereo americano è chiuso e ci danno come destinazione l'aeroporto Stephenville. Copiato Stephenville, cominciamo a vedere dove cavolo è sto Stephenville. Tutte le volte che siamo andati negli Stati Uniti e controlliamo gli aeroporti alternati, di questo Stephenville non ho mai fatto menzione. Abbiamo scoperto che è un piccolo aeroportino che sta sulla isola di Terranova. Allora cominciamo a vedere le cartine, la pista è lunga 4 km, ci stiamo, però è un aeroporto che non c'ha assistenza, non c'ha l'ILS, c'ha solo un beacon, è un paesetto piccolo, io ci porto un aeroplano con 400 persone e lì magari non hanno neanche la scala per farli scendere, roba del genere. E intanto che facciamo queste discussioni ci avviciniamo al Canada e cominciamo l'avvicinamento a questo Stephenville. Allo stesso aeroporto poi abbiamo scoperto, passando un altro controllo, che c'eravamo noi, un Lufthansa, un Aeromex e un Air France, 4 o 5 aeroporti. Per gli esperti in materia, l'aeroporto di Stephenville ha un solo NDB di procedura, quindi uno arriva lì, fa il biscotto, fa la holding e poi che inizia la procedura, senza un controllo della torre in quanto non c'è. Quindi l'unico contatto radio era con Gander avvicinamento, una volta che avevamo visto la pista e che lui dichiarava e poteva atterrare, e cominciava un altro. Però la procedura richiedeva un quarto d'ora a aeroplano. A quel punto lì, pur non essendoci problemi di carburante, in quanto il volo andava a New York, quindi ne avevamo a Iosa, l'attesa in queste situazioni qua non era per niente simpatica. A quel punto si fa avanti l'aeroplano della Lufthansa che chiede un dirottamento a Halifax e che lo concedono subito. Ho detto, ah sì? A lui sì, chiediamo anche noi e noi saliamo a ruota. Lì eravamo 10.000 piedi, diamo motore, saliamo a 25 e dopo 30 minuti atterriamo a Halifax. Sempre nella completa ignoranza di quello che era fatto. Ovviamente durante il volo i passeggeri possono telefonare con la loro carta di credito e avevano più informazioni di quelle che avevo io. E il capocabina arrivava sempre, comandante, c'è qualcuno che vuole parlarle, alla fine ho fatto arrivare 2 persone, una era una matematica di New York che aveva fatto, qui è successo questo, è la terza guerra mondiale. Signore, grazie all'informazione, però adesso ritorna al suo posto e noi cerchiamo di arrivare dove possiamo arrivare. Poi un altro pazzo, non mi mandate più i pazzoidi, per favore, che abbiamo un po' di casini. Alla fine siamo in avvicinamento a Halifax, ogni tanto facevo degli annunci ai passeggeri con quello che sapevo, avevo dato disposizioni all'equipaggio di cabina di mantenere il controllo per quanto possibile, levare posate, coltelli, quelle robe là che potevano essere arma offensiva, perché, ripeto, il problema più grande di quel giorno era capire l'origine e l'importanza della minaccia che era in corso. Ci stabilizziamo in finale sulla pista 24 di Halifax, c'era una copertura totale a 1500 piedi, come buchiamo le nuvole, vediamo 2 piste a 90 gradi una con l'altra, piene di aeroplani. Madonna, a quel punto lì atterriamo e usciamo dalla pista scortati da un pick-up bianco, quelli che usano gli americani nelle fattorie, ci porta dietro in mezzo ai campi praticamente sulla pista dove erano parcheggiati gli altri e mi parcheggia dietro un 747 della British Airways a 1,5 metri dallo scargo dell'Apu, con 2 ali sul prato. Perché? Perché dall'altra parte c'erano altri aeroplani. Abbiamo fatto un conto che quando siamo atterrati noi ci saranno stati 30 aeroplani wide body. Alla fine, dopo un'altra ora, sono atterrati altri 20 che hanno messo in coda, come tanti taxi all'uscita dalla stazione, e ho calcolato 10.000 persone nel giro di 3 km di pista, di tutte le nazionalità. Quando siamo arrivati lì a parcheggiare dopo quello della British, si è inserito un tecnico dell'Air Canada e che ci ha detto "Welcome to Halifax, I inform you that you have engine number 4 leaking fuel". Ho detto grazie.
Praticamente benvenuti a Halifax e vi informo che avete motore numero 4 per la benzina. Mancava solo questo. Vabbè, una volta che siamo stati a terra, la situazione, l'emergenza era finita, almeno per noi. Ho cercato anche lì di gestire la situazione al meglio possibile con i passeggeri. Ho dato istruzioni all'equipaggio di cabina di mantenere una toiletta chiusa solo per noi e di razionalizzare le altre, non sprecare né acqua né cibo perché la situazione non sapevo come andava a finire e se c'erano delle situazioni particolari di gestirle in prima persona e poi venire a relazionare a me. In cabina di pilotaggio fortunatamente il Boeing 747-200, il classico, aveva un equipaggio di 3 persone, comandante, primo ufficiale e tecnico di volo. Ho gestito la cosa mantenendo sempre una persona in cabina di pilotaggio con la radio accesa e uno dei due faceva dei piccoli turni di riposo, tranne il comandante che i turni di riposo non ha fatti mai perché mi chiamavano sempre e alla fine, per farvela breve, siamo stati 10 ore con i passeggeri a bordo. Perché? Perché le autorità canadesi non potevano far scendere 10.000 persone tutti insieme in un aeroporto che poteva contenerne sia non un decimo. E così si sono organizzati per trovare sistemazione per tutta la gente e quando hanno trovato la sistemazione per tutta questa gente, nei vari alberghi, quelli disponibili, palestre, chiese, case e via dicendo, hanno autorizzato a far scendere i passeggeri. A noi eravamo circa numero 25 in lista d'attesa, si è procrastinato per altre 3-4 ore, i passeggeri sono scesi dalla scaletta dove giù c'erano la polizia, i cani, le foto elettriche perché ormai è diventato buio, hanno fatto tutti quanti tutto un controllo personale prima di salire su un autobus, il 22 barato, il 18 e sono andati via per non so dove, in quanto noi non avevamo nessuna informazione. Una volta sbarcati i passeggeri ci hanno chiesto all'autorità canadese di possibilmente rimanere a bordo in quanto posti non ce n'erano più. E allora lì ho detto all'equipaggio mettiamo a posto la prima classe, diamoci una pulitina e passiamo la notte qua. E ci hanno chiesto quanti passeggeri avevamo, quanti eravamo di equipaggio, se avevamo particolari esigenze. A parte uno che ha avuto la bella idea di avere un infarto durante quelle 10 ore là, per il quale ho dovuto chiamare l'ambulanza e il medico, un passeggero greco, secondo me già in avanzata età, che viaggiava con una valigetta piena di pillole di tutti i colori, aveva avuto un attacco, a quel punto lì i medici che erano a bordo, fortunatamente americani, qui bisogna portarlo in ospedale, che ho chiamato, sono venuti dopo 5 minuti veramente. Il paramedico che è salito con la valigetta era greco, quindi praticamente si sono parlati, se l'è portato via e ciao. Alla fine, ovviamente, sta gente, 400 persone, 10 ore, è successo un po' di tutto che non sto qui a dirvi. Più simpatica è stato quello in top class, che era piena anche quella, 12 passeggeri VIP, uno dei quali era Renzo Rosso, il padrone della Diesel, che andava a New York per una Fashion Week, che ovviamente non ha fatto. E lo vedevo che era l'unico che riusciva a telefonare, mentre tutti gli altri telefoni erano basiti in quanto le linee si erano contagiate, e il signor Rosso aveva un ultimo modello di Ericsson che gli ho chiesto per cortesia se me ne prestava per chiamare a casa e sono riuscito a comunicare ai miei familiari che ero sano e salvo in quel di Halifax. Dopo che abbiamo sbarcato i passeggeri, che abbiamo fatto un briefing con l'equipaggio, avendo telefonato anche a Roma dicendo guardate siamo qua sani e salvi, ho detto meno male, eravamo veramente preoccupati, c'era anche un altro aeroplano che era la Chicago, sì, la Chicago qui di fronte a noi e stanno bene anche loro. Siamo riusciti a farci dare premessa, avevo detto che avevamo il motore che perdeva benzina, quello era una cosa per la quale ero molto preoccupato, ho detto qua non parto più. Alla fine col tecnico di volo siamo scesi sul ground con una scaletta a pioli che è del vano elettronico, è l'unico aeroplano che ce l'ha, suppongo, che non avevo mai fatto prima perché dovevamo essere fatte nel ramp period, ma nel ramp period devi sempre corri, a famo dopo, e l'ho fatta per la prima volta a Halifax dopo 3 anni, va bene, ci passo giusto con le spalle. Allora io e il tecnico siamo andati a vedere questo motore e in effetti non c'erano aperte benzina, c'erano un po' di kerosene per terra, hanno buttato un sacco di filler per assorbirlo,
però non c'era perdite copiose. Abbiamo guardato dentro il cono di scarico, ma a noi non è sembrato ci fosse nulla. Utilizzando un pantografo siamo riusciti a travasare anche un po' di carburante da un serbatoio all'altro, in modo tale da avere la garanzia che l'APU, il motore ausiliario, funzionasse in modo tale da essere indipendenti per quanto riguarda aria condizionata e energia elettrica. Tenete conto che a quel tempo lì a Halifax era l'11 settembre, c'erano 18-19 gradi, e noi a bordo avevamo 5 tonnellate di parmigiano reggiano da consegnare ai ristoranti di Arrigo Cipriani a New York. Più un'altra cosa, vabbè, quella non la dico. Poi ci hanno chiesto appunto se avete bisogno di qualcosa, sì, guardi, portateci un po' di pane, di latte, di acqua, un po' di generi alimentari, eccetera, eccetera. E qui ci hanno portato una cassetta con dei viveri che per 400 persone era una goccia sull'acqua, ma mi rendo conto che 10.000 persone a gestire non è che sia semplice neanche per una città grande come Halifax. Una volta salito a bordo per la scaletta ho chiamato il mio capopilota e ho detto guarda qua ci hanno detto che il motore perde benzina, cosa devo fare qua? Ti faccio parlare col capo della manutenzione, ti faccio un foam patch. Allora dopo 10 minuti mi chiamano al satellitare, allora so Persichetti da manutenzione, mi dica, Persichetti qui ci hanno detto che perdeva benzina, siamo andati a vedere, noi ci sembra che vada tutto bene, ha perso un po' di benzina ma non tanta. Guarda, sono le VSV. Cosa sono Persichetti? Sono le VSV. Le VSV sono le Vane Stator Valve. Sono delle valvole a incidenza variabile sullo stadio del compressore che si praticamente aggiustano in funzione del flusso d'aria per garantire il migliore rapporto di compressione. Si vede che una delle guarnizioni a riposo perdeva, ma ha già avuto altri riporti. Io non ho visto niente sul libro tecnico. No, comandante, ma a volte lo fa. Bene, Persichetti, a volte prende pure fuoco. No, non si preoccupi, guarda. E così è finita la faccenda. È andata in secondo piano perché la mia preoccupazione era equipaggio e passeggeri. Alla fine, dopo che avevamo messo a posto la prima classe, eravamo pronti per la notte. Tenete conto che ormai eravamo arrivati quasi alle 10 di sera, noi ci eravamo alzati alle 5:30 del mattino a Milano, mentre l'equipaggio di cabina ancora prima da Roma, perché ero arrivati ormai alla frutta. Dopo un quarto d'ora ci chiama, sempre il ground, l'accortezza è mantenere sempre qualcuno alla radio, perché sennò come mica te potevano comunicare con i segnali di fumo. Ci dicono che hanno trovato del posto anche per gli equipaggi e se abbiamo intenzione di scendere. Un rapido giro di opinioni, tutti quanti poi hanno raggiunto l'idea che era meglio scendere, andarsi a fare una doccia, mangiare qualcosa, eccetera, eccetera. Così è stato. Dopo un'altra mezz'ora è sopraggiunto un camioncino, quello delle pulizie, e quello che porta la carta igienica, che pulisce, eccetera, eccetera. Siamo scesi con quello, siamo riusciti ad alzarlo fino al vano dove avevamo i bagagli nostri, quelli dei passeggeri ovviamente sono rimasti a bordo nei pallet, abbiamo recuperato le nostre valigie e siamo stati trasportati alla sala VIP dell'aeroporto di Halifax, dove c'erano tutti gli equipaggi che erano già scesi. Lì sono stato avvicinato dai comandanti del Canada, adesso non mi ricordo il nome, mi pare il comandante Semmel e l'altro, i quali ci hanno detto ci dispiace di trovarci in questa situazione in questo momento, ma se avete bisogno di qualcosa siamo a disposizione, questi sono i nostri numeri di telefono. Li ho ringraziati, ho detto per il momento non abbiamo bisogno di niente, casomai terremo debito conto. In questa sala VIP, ragazzi, io ho visto tutti gli equipaggi americani dell'American, della Delta, che avevano tutti un'espressione per dire che avessero ucciso la sorella lì il giorno prima. E posso anche capire perché, perché dopo che siamo entrati in questa sala VIP abbiamo visto per la prima volta, almeno noi, le scene ripetute in maniera totale e continua dalla CNN di questi due aeroplani che sbattevano contro le Torri Gemelle, torre nella quale ero stato una settimana prima, quindi a maggior ragione ero un po' provato. Dopo aver mangiato qualche panino, preso un po' di caffè e ci comunicano che hanno trovato una sistemazione anche per noi in un paesetto che si chiama Truro, un paesetto di pescatori posto a 100 km da Halifax, dove avevano trovato delle camere. Ci fanno salire su un bus scolastico, quelli gialli, non so se avete presente in tutti i film americani,
che è un autobus che è stato disegnato per fare una fermata ogni 100 metri, quindi non è dotato di sospensione. Noi abbiamo fatto 100 km su questi sedili di plastica senza ammortizzatori. Siamo arrivati nelle cuore della notte in questo paesetto di pescatori, andiamo in questo motel, ambiguo, comunque un motel, e lì c'è il receptionist che ci saluta. Sì, siamo stati avvisati, qui abbiamo le 7 camere per voi. Ho detto, come 7? Noi siamo in 17. Ho detto, noi siamo, no, 7, come facciamo adesso? Allora, guardi, ci dia le camere fatte, le camere mezze fatte, e le altre dormiremo in 2, in 3. Fatto sta che ho qui la lista dell'equipaggio ancora con il numero delle camere che ho dovuto decidere io, 2 hostess, 2 steward maschi, una per me, uno per il capocabina, uno per un ufficiale. Ci siamo arrangiati, era ormai le 3 di notte, e ho detto ragazzi andiamo a dormire e domani mattina alle 8, alle 9 facciamo un briefing e vediamo com'è la situazione. Entriamo in camera, sfatti completamente, dormiamo, chi è riuscito a dormire 4-5 ore. Al mattino dopo facciamo colazione e facciamo un briefing. Ho telefonato a Roma, guarda, non si sa niente, resta là in attesa di istruzioni. Ovviamente un equipaggio che è abbandonato all'estero deve gestirsi con le proprie risorse, ovvero con la mia carta di credito. Va bene. Siamo andati a pranzo, ho pagato io, ovviamente sperando che poi qualcuno anche perché 14 persone che mangiano sono tante, E alla fine sono riuscito a contattare il capo dell'Italia a Montreal, il quale poi ci ha garantito che avrebbe pagato lui le stanze, ci avrebbe anche mandato un po' di contanti per le piccole spese. E così siamo andati avanti un giorno. Abbiamo fatto, non dico i turisti, perché i turisti in quella maniera là tutti erano preoccupati, le mamme coi figli, eccetera, eccetera. Quando andavamo a cena o a pranzo in qualche ristorante e sapevano che eravamo uno degli equipaggi dirotati, ci avevano allargato le braccia e tutto quanto, e così passano altri 2 giorni. 2 giorni nei quali, cari signori, la situazione, non dico che era sfuggita di mano, ma era imponderabile. Nel senso, io avevo contatti col capo pilota, col console italiano a Halifax, con le autorità canadesi e aeroportuali. Fatto sta che da Roma volevano che portassimo i passeggeri, quelli rimasti poi, a New York, perché dovevamo portare indietro un migliaio di passeggeri che erano rimasti là, più 100 membri dell'equipaggio che non potevano tornare a Roma, quindi mandare lì un 747 sarebbe stata una manna. Però aprivano lo spazio aereo americano un'ora, dopo un'ora lo richiudevano. È diventata proprio veramente una favola di Sisifo. E per farla breve, alla fine del 4º giorno, il capo pilota, io lo chiamo, sentite qua la situazione, non si capisce più come andare, l'equipaggio della France è partito stamattina all'albergo per tentare di andare a New York e l'ho visto ritornare 8 ore dopo senza aver fatto niente. E mi fa, Buia, hai carta bianca, decidi tu quello che puoi fare per il tuo meglio, per il meglio dell'equipaggio, dell'aeroplano, eccetera, eccetera. Ho detto sì, ho anche il problema del motore che ha perso benzina. Adesso io faccio fare tutti quanti i controlli dal personale dell'Air Canada, dopodiché se riesco a mettere in moto e partire bene, se no l'aeroplano rimane qua. Fai quello per il quale pensi sia meglio. E lì il signore è fatto comandante. Quindi ho esercitato le mie funzioni, ho deciso quello che mi sembrava giusto e alla terza notte, dopo siamo tornati da cena verso le 8:30, così ragazzi andiamo a dormire, domani mattina facciamo un briefing alle 8 e vediamo un po' la situazione di nuovo. A mezzanotte mi chiama il console onorario a Halifax, che era un sardo, mandato là non certo per i suoi meriti, e comunque mi dice che c'era una possibilità di partire alle 5 del mattino. Cosa vuole fare il comandante? Le dico anche che ci sono dei passeggeri italiani, se va a New York si legano al sedile e strappano i passaporti. Grazie dell'informazione. Allora faccio un altro mente locale, chiamo il primo ufficiale, chiamo anche il capocabina, così e così e così. Ritengo che la condizione migliore da seguire sia partire e tornare a Malpensa. E così ho deciso. Adesso svegliate tutti quanti gli altri, fra un'ora vi voglio giù nella hall, vestiti con la valigia fatta in uniforme per andare in aeroporto. Bene, e così abbiamo fatto. Abbiamo dormito 3 ore e 4, quindi no. Dopodiché chiedo, sì, ma come li porto io in aeroporto qua 17 persone? Allora chiamo la reception e dico, senta, ce la fa a trovarmi 6 taxi fra un'ora?
se no devo chiamare la polizia a cavallo e requisire un autobus. Ah, comandante, se preoccupi ci penso io. Dopo un'ora tutto l'equipaggio era lì pronto in hall, e le spese per l'albergo era già regolate dall'Italia e quindi eravamo pronti per salire su questi taxi e andare verso l'aeroporto. Sta carovana a 6 taxi nel mezzo della notte si avvicina, arriviamo lì in aeroporto Halifax, entriamo, gente dappertutto, incontro questo console italiano a Halifax, capisco perché avevo certi presentimenti, e a quel punto gli dico, senta sì, io ho intenzione di tornare a Malpensa, e così va. Ma i passeggeri, quelli italiani vogliono ritornare, gli altri non li vedo più. Avranno tentato di tornare agli Stati Uniti in qualche maniera, chi con la canoa, chi col pedalò, anche se che dubito che qualcuno potesse passare la frontiera in quel momento là. Facciamo i controlli anche noi, ci hanno tolto anche le macchinette per tagliare le unghie, i rasoi, abbiamo fatto una montagna di macchinette così. Dopo una perquisizione capillare passiamo dall'altra parte, andiamo al Flight Dispatcher per attualizzare il volo, incontro il tecnico della Canada che ha fatto la pre-flight, il pre-volo ormai, ha notato qualcosa che non va, perché io non avevo scritto niente sul libro ovviamente sapendo com'era la situazione. No, per me è tutto tranquillo. Allora dico, guarda, abbiamo avuto un espediente così di parziale fuoriuscita del carburante, ma io non ho notato niente. Comunque mettiamo in moto prima quello, più che se prende fuoco lo spengo e restiamo qui ospiti di Halifax. Sì, va bene. Allora mi fa, lei è un abilitato a fare i controlli? Sì, li faccio per il Canada, per l'Air France, per tutti quanti. Mi faccia mandare un cartone di lavoro dalla sua compagnia e io faccio quello che mi dicono loro. A che, rincuorato di questo, prendo il telefono satellitare e chiamo l'ingegnere del servizio e dico, guardate, sono qui a Halifax, comandante buia, dobbiamo fare partenza, avrei bisogno di un cartone di lavoro per quanto riguarda l'ispezione fatta al personale, non all'Italia ora. Ah, guarda, non c'avevo manco il fax oggi. Vabbè, comunque mi ho detto, ho riesercitato le funzioni di comandante, io ho detto, lei faccia i controlli come prescritto dalla norma FAA e io firmo il libro tecnico di bordo e autorizzo la partenza. E così abbiamo fatto. Intanto goccia a goccia arrivavano i passeggeri, avevano messo a terra tutti i bagagli che erano dentro le stive, in modo per fare il riconoscimento bagagli. Dei 5 tonnellate parmigiano reggiano non so più che fine abbiamo fatto, per me se li sono mangiati i canadesi, e dopodiché goccia a goccia, una volta che avevano riconosciuto il bagaglio, salivano a bordo e vedevi questa area di rilassamento totale, roba del genere. Piccola nota a margine. Ovviamente un aeroplano con 400 persone a bordo ha dei residui che non vengono smaltiti buttandoli fuori dal finestrino, ma rimangono dei sacchi neri dell'immondizia. Sacchi neri dell'immondizia che erano rimasti a bordo, fortunatamente erano stati tolti dal personale delle pulizie. Però i residui dei pasti dentro i carrellini sono rimasti là, con un odorino non molto invitante, perché loro non potevano assolutamente toccarli. E allora col capo cabina ho detto, senti, mi è avuto un'idea, ci facciamo portare dei nastri adesivi, quelli grossi da pacchi, e sigilliamo tutti quanti i trolley, cosa che abbiamo fatto con un buon risultato. Il catering quel giorno lì era composto da una vaschetta con una banana, un crackers, uno yogurt e basta. Ecco, anche prima classe è uguale, e l'equipaggio pure. Dopo 2 ore di questo stillicidio di imbarco così lento per il riconoscimento del passaporto, della valigia, imbarchiamo e chiudiamo finalmente le porte. E adesso si avvicina al capitolo, quello che poteva essere un epilogo. Allora in contatto radio con la tecnico ho detto accendiamo il motore numero 4, che è inverso alla sequenza normale che è 1, 2, 3, 4. Messo in moto il numero 4, è andato in moto perfettamente, non ha preso fuoco, l'abbiamo controllato un po' di parametri, abbiamo cominciato a mettere in moto anche gli altri 3, cosa che si è risolta favorevolmente, e abbiamo iniziato il rullaggio per tornare a Malpensa. Traffico nullo, eravamo solo noi, forse un altro aeroplano. In Atlantico, al ritorno verso l'Europa, traffico nullo, che di solito ci sono un centinaio di aeroplani. Abbiamo sentito solo un aeroplano dell'El Al che veniva in senso contrario. Ci sarà stato qualche personaggio particolare dentro.
Diciamo che il volo non ha avuto nessuna particolarità, tranne i racconti dei passeggeri che hanno avuto un attestato di, come posso dire, di amicizia col popolo canadese, specialmente quello di Halifax, che hanno aperto le case, gli hanno consentito l'uso del telefono e ovviamente hanno dichiarato che non erano stati molto assistiti dall'ambasciata per ovvi motivi, perché non c'era solamente quello, c'erano tutti quanti gli altri posti, gli aeroplani dall'Italia dirottati. E comunque sono stati bene, sono riusciti a mangiare, a lavarsi, a comunicare e poi a ritornare in Italia, cosa della quale ci hanno ringraziato infinitamente. All'arrivo a Malpensa, ovviamente, l'ultimo biscottino sono state turbolenza severa, un bel wind shear, temporale di insegnamento, ma una volta toccato terra sul suolo italiano, anche i vippaioli si sono liberati con un caloroso applauso. E qui finisce la storia del volo. Abbiamo avuto piacere che all'arrivo, allo sbarco di passeggeri e equipaggio, c'erano tutti quanti i capi piloti e i capi delegazione della Italia che ci hanno ricevuto. C'erano anche le TV nazionali, ci hanno fatto un'intervista molto breve, per carità, poi tutti i giornali ho visto che hanno inventato un po' di più di quello che io avevo detto loro. Comunque è tipico. E questo è quanto per quanto riguarda l'11 settembre 2001, del quale siamo stati protagonisti non richiesti. Io cosa devo dire? Che ho avuto modo di capire quanto importante è la coesione di un equipaggio. È stato insegnato con dei corsi chiamati CRM, che sta per Cockpit Resource Management, cioè praticamente la gestione dell'equipaggio, specialmente in condizioni critiche. E devo dire la verità, senza essere autoritario, ma con l'autorevolezza che era richiesta in quel momento, tutto l'equipaggio al quale ho dato disposizioni le più precise possibili si sono adeguati e si sono comportati nel migliore dei modi. Tanto che abbiamo ricevuto tutti un encomio scritto dalla compagnia. E questo è quanto riguarda il volo. Altre particolarità personali, io poi sono ritornato 15 giorni dopo a New York e sono andato a Ground Zero, sono riuscito a intrufolarmi dietro dove c'erano ancora i lavori di sgombero e vedere le travi a doppio T con l'acciaio spesso 3 centimetri attorcigliato come un cavatappi che puzzavano di kerosene carburante degli aerei, sinceramente è un ricordo che farò fatica a dimenticare. Questo è quanto per quanto riguarda la nostra avventura dell'equipaggio 604 del 11 settembre 2001.